Ma voi non lo sapete, perché io il 28 dicembre mi sono fatto un regalo per l'anno nuovo. Facendo retromarcia con la mia macchina, e vi metterò delle schermate da questa parte, non mi sono accorto che alle mie spalle c'era una rientranza, delle scale che portavano in un vano sotterraneo, e distratto da una macchina che mi faceva premura per liberare il parcheggio, sono caduto e retromarcia là dentro, incastrando la macchina, creando anche un danno, insomma, ho fatto un bel graffio, una bella ammaccatura. Tutto questo perché non avevo la retrocamera, perché con una macchina piccola non è necessario avere una retrocamera, ma nel caso in cui si faccia una manovra normale, nel caso in cui ci si trovi fra tante macchine, facendo attenzione a non urtare davanti, insomma ci sono tante distrazioni, qualcosa di basso, come in questo caso queste scale che non erano segnalate, non le ho notate e ci sono caduto dentro. Se avessi avuto la retrocamera questo non sarebbe successo, quindi quando mi ha contattato Carpuride e mi ha chiesto se io volevo recensire questo prodotto dotato anche di retrocamera, ho detto subito di sì, perché effettivamente avendo provato il modello precedente con il quale mi ero trovato benissimo, ero sicuro che mi sarei trovato altrettanto bene con questo, anzi ancora meglio, perché ha tante funzioni in più. Ha la retroilluminazione automatica per quanto riguarda la regolazione, un volume audio perfetto, questa volta si sente davvero molto bene rispetto al modello precedente, ha i tasti retroilluminati che si possono cambiare anche di colore, l'alimentazione tramite cavo USB tipo C e non più il jack 12 volt. Insomma, tantissime funzioni molto valide che mi hanno fatto decidere che effettivamente è il prodotto che può fare per me. E siccome non costano tantissimo, ma non vi dico ora il prezzo, vi lascio il link perché potete comprarlo con, senza retrocamera, con diversi accessori. Insomma, ci sono pure dei prezzi che si vanno aggiornando in base alle varie promozioni e ai periodi, quindi cliccate per vedere il prezzo e vi lascerò anche sicuramente un codice di sconto. Quindi, visto il prezzo, effettivamente per chi non ha l'automobile dotata di navigatore satellitare, di viva voce Bluetooth, di retrocamera, eccetera, eccetera, questi possono essere delle soluzioni ideali che io consiglio. Prima non li utilizzavo, li ritenevo degli oggetti che potevano semplicemente abbellire e rendere più smart l'auto e basta. No, questi aiutano davvero perché adesso con la retrocamera sono tranquillo, posso guidare serenamente, non mi distraggo perché ho un via voce che funziona, quindi rispondo e non mi distraggo dalla guida e mi dà le indicazioni stradali senza dovermi soffermare a guardare tutti i cartelli, distraendomi dalla guida ulteriormente. Quindi ci aiutano nella sicurezza stradale, ma abbelliscono anche la nostra macchina e ci danno una mano in tutto. Guardiamo ora questo prodotto, ve lo faccio vedere da vicino, vi faccio vedere un paio di caratteristiche, ma già le cose più importanti ve le ho dette, e poi valuterete anche voi se è un prodotto valido oppure no. Ora iniziamo. Guardiamo anche la sua scatola, una confezione in cartone nella quale troviamo alcune illustrazioni, alcune icone che ci fanno capire i vari funzionamenti, riportati anche in forma testuale da questa parte, ma che ora vi elencherò. Aprendo la confezione troveremo sulla parte alta il dispositivo, avvolto da una plastichina, ovviamente avendolo utilizzato per almeno 2 mesi troverete dei piccoli segnetti e non troverete nulla di imballato, se non le cose che ho riciclato e utilizzato dal modello precedente, perché per quanto riguarda il supporto eccetera sono perfettamente compatibili, quindi qualcosa l'ho lasciato come era nella confezione. Troviamo quindi la telecamerina e attorno all'obiettivo ci sono anche questi led che servono ad illuminare nelle zone poco illuminate. Io però non l'ho montata, ne ho montato un'altra che già possedevo, perché avendola messa all'interno dell'abitacolo i led ovviamente riflettevano sul vetro, quindi ne sto utilizzando un'altra, ma con questo ho fatto dei test e funziona perfettamente. Troviamo anche questo alimentatore per accendisigari con uscita 5 volt 3 ampere. Questo è il supporto che non ho utilizzato perché sto utilizzando quello del modello precedente, ma ne troviamo un altro a ventosa per poterlo fissare sul nostro parabrezza, e questa è la ghiera che ci permette di stringere la sferetta in modo da poterlo snodare in base alle nostre esigenze. Poi all'interno troviamo anche un cavo AUX perché possiamo trasmettere segnale sia in modalità FM, quindi sintonizzando sia questo dispositivo che la radio sulla stessa frequenza, oppure possiamo utilizzare il cavo AUX in modo da avere tutto via cavo, quindi più pulito come segnale. Questo invece è un accessorio che serve per far aderire le ventose su quelle superfici porose. Io questo lo utilizzo sia su una che sull'altra autovettura, semplicemente spostandolo e alimentandolo tramite il cavo USB di tipo C. Quindi alimentiamolo, vi faccio vedere come si comporta e come si collega immediatamente con il mio telefono. Quindi simuliamo di accendere il quadro e automaticamente di alimentare il nostro dispositivo, e ci dà la possibilità di collegarsi in automatico col telefono. Si aprirà Apple CarPlay perché questo è un telefonino della Apple, ma se avete un telefonino Android ovviamente si aprirà Android Auto. Metto a favore di camera,
Come vedete immediatamente si è sincronizzato e mi sta dando pure le informazioni per poter utilizzare la navigazione. Infatti abbiamo la possibilità di utilizzarlo come telefono, abbiamo la possibilità di utilizzare le mappe, leggere i messaggi e tanto altro. Anche alcune applicazioni come Telegram, WhatsApp, eccetera, ma ovviamente è personalizzabile in base a quello che decidiamo noi. Voglio farvi sentire innanzitutto l'audio. Proviamo a chiamare il 159, il numero della Wind. Sentite già come si sente forte semplicemente con la pressione dei tasti, ma guardate. Ovviamente si collega in automatico col Bluetooth. Servizio clienti, Wind 3, Top Quality Network, ti dà il benvenuto. E da questi tastini abbiamo la possibilità di alzare ed abbassare il volume. Sul modello precedente non avevamo questi tasti fisici. Ora chiudiamo la telefonata perché non ci interessa, però come vedete è molto facile utilizzarlo. Compare anche il classico tastierino uguale a quello della Apple nel caso in cui vogliamo comporre dei numeri e chiamare. Per poter tornare indietro abbiamo la freccetta verso dietro, ma abbiamo anche la possibilità di attivare Siri nel caso della Apple. In questo caso, come vedete, si apre, sta ascoltando la mia voce, però ovviamente, dato che sto dicendo... e questa casetta manda tutto in home, quindi su questa schermata. Se io voglio aprire quindi di nuovo la funzione di Apple CarPlay, ma voglio uscire, basterà premere questo per andare sulla home. E tra l'altro questi tastini sono anche personalizzabili. Andando su impostazioni, infatti abbiamo la possibilità di cambiare il colore, Keycolor. Abbiamo la possibilità di lasciarli in colore bianco come ho fatto io, oppure metterli di colore viola, colore ciano, giallo, rosso, verde, blu, eccetera, in modo da poterlo adattare ai colori dei LED che abbiamo nella nostra autovettura. Lo rimetto di colore bianco. Possiamo ovviamente anche cambiare la lingua, in questo caso l'ho lasciato in italiano, anche se la traduzione non è proprio il massimo. Più qualche altra impostazione che riguarda il dispositivo, ma quello che mi piace ancora di più è il fatto che abbia la regolazione automatica della luminosità. Come avete visto, in questo caso, essendo puntato verso il basso, avendo zone scure e zone chiare, la luminosità si è alzata e si è abbassata più volte. Quindi se io copro la parte posteriore dove c'è il sensore, la luminosità si abbasserà, come state vedendo, perché per il dispositivo c'è buio, quindi adatta la luminosità in modo che non mi dia fastidio durante la guida. Se io invece tolgo la mano dalla parte posteriore, la luminosità si rialza, perché vuol dire che c'è luce, quindi deve contrastare la luminosità che ho di fronte, consentendomi di vederlo bene. Per quanto riguarda invece la funzione di retrocamera, metterò alcune schermate nelle quali potrete vedere che è possibile utilizzare la retrocamera, ovviamente in automatico una volta inserita la retromarcia, perché bisogna collegare i cavi che vengono dati in dotazione con la luce della retromarcia, facendo collegare il positivo sul rosso che darà l'alimentazione alla lampada e il negativo o al negativo della stessa lampada, oppure facendo massa sul telaio. In questo caso daremo l'alimentazione alla telecamera che comunicherà con il nostro dispositivo, attivando in automatico la ripresa di quello che sta inquadrando. Possiamo vedere sia con le linee di riferimento che senza le linee di riferimento, e obiettivamente il dispositivo è molto reattivo, quindi una volta messa la retromarcia si accende immediatamente, ci mostra immediatamente senza alcuna esitazione quello che sta inquadrando, e tolta la retromarcia ritorna alla schermata che stavamo utilizzando. Da questa parte abbiamo tutte le uscite e tutti gli ingressi, quindi l'alimentazione tipo C, in questo caso molto comoda perché a differenza del modello precedente che aveva il suo cavo dedicato e che richiedeva di avere un'alimentazione 12 volt, nulla di difficile, però sicuramente è molto più facile avere l'alimentazione 5 volt e avere la possibilità di sfruttare questa uscita USB che ha 5 volt, mi pare che siano 2 o 3 ampere, che ci consente di alimentare i nostri dispositivi. Quindi anche se occupiamo l'unica presa USB che abbiamo a disposizione per alimentare il nostro monitor, possiamo comunque ricaricare i nostri cellulari eccetera sfruttando quest'altra uscita. Questo è l'ingresso del microfono, perché possiamo utilizzare il microfono integrato oppure inserire il jack per utilizzare un microfono cablato da mettere per esempio sul parasole della nostra autovettura. Questo è invece l'ingresso della micro SD che ci consente di riprodurre file multimediali, e questo invece è il collegamento per la retrocamera, che infatti nella parte finale del nostro cavo da una parte avremo i collegamenti per alimentare la telecamera e dall'altra avremo un mini jack che ci permette quindi di trasferire il segnale. Per quanto riguarda la navigazione è molto veloce, fluido, non si è mai imballato, ma come il modello precedente 2 o 3 volte in più di 2 mesi di utilizzo è successo che si sia riavviato automaticamente, riportandomi in pochissimi secondi nella schermata corretta,
quindi quando si riavvia vi riapre il navigatore e vi indica esattamente dove vi trovate. E ormai per me sta diventando praticamente un compagno di viaggio al quale non so rinunciare, perché mi aiuta nella navigazione, perché ha finalmente un buon viva voce, perché non mi dà fastidio la sera se l'illuminazione è troppo alta, anche se tramite questo simbolo a forma di sole possiamo gestirla manualmente, però in automatico ci dà la possibilità di adattarsi e si adatta anche in modo molto rapido. Secondo me è un dispositivo che per quello che offre può rendere le nostre macchine che non siano dotate già di sistema smart, delle macchine moderne con appunto la retrocamera che è utilissima e tra l'altro ci può essere utile per non distrarci durante la guida perché ci dà le indicazioni stradali anche vocalmente e ci dà la possibilità di rispondere alle chiamate senza violare la legge, senza mettere in pericolo nessuno, né noi né gli altri, distraendoci con il telefonino. Quindi un dispositivo che oltre ad aiutarci ci dà anche tanta sicurezza. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione di su, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!